Buongiorno Felicini! Vi facciamo vedere il nostro nuovo spottino. Felicini, buongiorno! Mi piace il nostro nuovo spottino? Non è particolarmente pulito, però è molto tranquillo. Siamo a 70-80 metri dalla spiaggia, dal mare. Dormiamo benissimo, non c'è casino. È il nostro cerchino. Guardate un po' di basura in fondo. Prima di partire facciamo una piccola pulizia. Che dici, amore mio? Che dite, Felicini? Sì, ma più che altro sono cocci. Vedete, qui ci sono questi cocci di piastrelle, ma sembra qualche residuo di muratura. E invece là in fondo tutta sta schifezza, quindi noi puliremo quello che riusciremo. Comunque, come diceva Marco, un posto molto tranquillo. Amici, guardate un po' cosa ci portiamo in spiaggia. Il nostro nuovo acquisto. Un bel telo mare da 3 metri per 3 metri con all'interno... Ci hanno regalato le banane con l'acquisto del telo? Sì, esattamente. Ci hanno fatto 6,50 € con le banane comprese. Tutto compreso. Grazie ai nostri nuovi amici, che hanno contrattato il telo. È vero. Quindi adesso vamonos in spiaggia a prendere il sole. Marco si è portato la seggiolina per me. Amici, dovete sapere che ad ascoltare Sara dovremmo andare in spiaggia con la seggiolina, lo zaino, la scala, Ma vada. il telo, la schiscetta. Poco fa mi ha chiesto: ma cosa dici se portiamo anche la scala per prendermi per il bip? Gli ho detto no, la scala non dovrebbe servire, quindi lasciamola su Sharky. Ci troviamo a San Juan d'Alicante. San Juan d'Alicante, che sembra un po' brasiliano. Brasilero. E dov'è San Juan d'Alicante? È vicino a Alicante. Siamo a 30 km. Andiamo a prendere il sole che c'ho fretta io, dai, andiamo. Ho fretta di abbronzarti. di assorbire l'energia del sole. E la vitamina D. Esatto. Comunque siamo a 30 km da Alicante. Qui dopo l'attraversamento pedonale c'è un altro attraversamento per il tram. Là c'è il semaforo. Possiamo andare. Non passa nessun tram. E qui siamo sulla spiaggia, dalla passeggiata immensa. Oh, quanta gente rispetto a ieri. Oggi è sabato e ieri non c'era un'anima. Tanta gente rispetto ai nostri canoni, non ai canoni della costa mediterranea, della costa romagnola o ligure. La cosa bella è che tutte le spiagge in Spagna sono libere, non esiste pagare l'ombrellone, pagare la sdraio, tutto libero, tutto libero. Sì, non sono spiagge attrezzate. No, però c'è tutto, attenzione. C'è la goccetta per sciacquarsi i piedi, c'è la goccetta per farsi la doccia, c'è i campi da volley, ci sono i cestini, ci sono i bar, è tutto libero. Già. Quindi? Ah, là in fondo stiamo giocando a frisbee. Amici, Ehi. quante belle zonzole che ci sono in giro qua. Sì, qua ci sono tante donne con le tette al vento. Tra tettine e culetti qua. Tanta roba, Tanta roba. Io guardo solo quello della mia dolce metà e basta, con un occhio, con l'altro guardo. Con l'altro guardi gli altri. E vabbè, guardare ma non toccare è una cosa da non fare. è una cosa da imparare. Ah, ok. Mi ha insegnato così la mia mamma: guardare e non toccare è una cosa da imparare. La mia no, invece. No. Invece mi ha insegnato guardare e toccare è una cosa da imparare. Qui i detti se li fa un po' suoi come pare un po' piace a lui. Sì, esatto, troppo facile così. Va bene, quindi adesso ci piazziamo qua sulla riva e ci godiamo almeno un paio d'orette di sole. Quello spaparanzato è Marco. Hola gringo. Hola. Dormivi? Anche se dormivi ti ho svegliato. No, non stavo dormendo. Ok. Stavo riposando gli occhi. Riposa gli occhi. Ciao Felicini. Ci rimettiamo in viaggio e quindi salutiamo El Capello. Bye bye El Capello. Saluta il Capello. Bye il capello, è il capello grigio. Il Capello Grise. Salutiamo anche la playa di San Juan d'Alicante. Grazie.
Ci siamo appena fermati a far benzina alla Plain Oil. Al di là del prezzo 1,369 che è molto conveniente, ma la cortesia e la gentilezza del personale, impressionante. Mamma mia, mamma mia. Ci è venuta incontro una ragazza per chiederci se abbiamo bisogno, spiegarci come far funzionare la pompa, come usare la targhetta, eccetera. Spettacolo, veramente spettacolo, quindi consigliatissimo. Stiamo uscendo da Alicante, la vogliamo passare proprio dritta perché non ci interessa visitarla e raggiungeremo Santa Pola. Ora cerchiamo una fontanella per fare acqua e poi ci dirigiamo verso Santa Pola. Abbiamo trovato un bello spottino. 45 giorni fa siamo sbarcati a Barcellona, ad oggi abbiamo fatto la bellezza di 20 sieste, no, 20 soste. 20 soste. Abbiamo fatto circa 600 km. Facendo un calcolo contiamo quanto ci siamo fermati ogni sosta, media, 2 giorni. Sì, 2 43 giorni. Più o meno, Questo è il resoconto, Felicini. Cosa te la ridi? Perché te la ridi? Non lo so. Non so se fai uso di qualche pianta. Non so. Di qualche pianta in particolare. Vedi un aereo, secondo te c'è l'aeroporto qua vicino? No, atterra sull'acqua l'aereo. Vabbè. E poi è un aereo di linea, neanche un aereo, un Canadair, capito? Che potrebbe magari atterrare sull'acqua. Appunto, stavo appunto dicendo che è possibile, cioè, ci sono gli aerei che... Comunque, guardate l'aereo, decolla! Ma che decolla? È de ferro! Va bene. A posto, amore. Poi sono io che faccio uso piante particolari, certo. Povere palme, guardate come soffrono. Sono tutte strasecche. È molto arido, non piove da molti giorni. È tutta in Lombardia l'acqua, non lo so io. Boh. E nel nord Italia. Prima ci siamo fermati a fare la spesa al Consum, non abbiamo preso il nostro carrellino con le ruote perché abbiamo pensato facciamo la spesa, carichiamo il carrello e usciamo fuori e buttiamo le cose nel nostro camperozzo. Invece mentre uscivamo dal Consum col carrello siamo rimasti bloccati per terra, non riuscivamo a capire come mai, pensavamo che le ruote fossero bloccate. Si sono bloccate le ruote perché? Si sono bloccate le ruote perché hanno installato sotto il terreno, sotto l'asfalto, delle calamite. Quando tu arrivi per uscire col carrello dal Consum si blocca tutto. Tieni la sinistra per restare su Avinguda del N332. Fontanella trovata, accanto a un parco giochi. E la nostra canna sta passando lungo il marciapiede. Attenta alle persone che passano. Sì, adesso mi metto a fare la segnaletica, dritti in alto, vai, a destra, sinistra, su, giù. Vuoi che schiaccio io? No, la schiaccio io. Tu fai il vigile. Tu faccio il vigile. Sì, fai il vigile perché già prima la signora ha alzato il carrellito così. Ha alzato il carrellito, mamma mia, a momenti si impiantava. Ora io sto qua a fare la vigilezza. È già inserita bene. Possiamo dire, Felicini, che siamo arrivati nel nostro nuovo spot? Siamo arrivati! Guardate un po' dove siamo. Siamo a Santa Pola e abbiamo trovato uno spottino tutto nostro. Ah, un po' che bello. Vabbè, la giornata non è delle migliori, però. Siamo qua. Noi due nell'anima.
parapendy. Sta arrivando il maltempo, mi sa. O pioggia o vento, speriamo non fiamme, perché se arriva alle fiamme qua si incendia tutto, è tutto secco. La mattina seguente. Felicini, buongiorno! Buongiorno! Siamo scappati da Santa Pola, ragazzi. Perché siamo scappati da Santa Pola? Perché ieri sera eravamo perseguitati da un drone con una luce fortissima. Continuava ad andare avanti e indietro. La prima volta che l'abbiamo avvistato era in fondo dietro la montagna. Marco ha fatto una ripresa, ma si vede solo Sembrava un UFO, e invece poi si è avvicinato in modo veloce, e era un drone enorme, non era il classico drone piccolino senza patente. con un faro gigante. Con un faro gigante che illuminava praticamente mezzo quartiere quasi, e continuava a passare avanti e indietro. Probabilmente quel drone era o della polizia o dei vigili del fuoco, perché continuava ad andare avanti e indietro e guardava la costa, quindi sicuramente. Poi, quindi, essendo la costa molto secca e molto soggetta a incendi, sicuramente avrà voluto perlustrare per vedere che non ci se fosse c'era, magari qualche esatto. incendio. Quindi ieri sera quello. Poi già sinceramente io parlo personalmente, non stavo tanto bene, non mi sentivo bene. E poi questa mattina alle 6 sono arrivati i pescatori. Vabbè, Poverini, devono pescare anche ci loro. mancherebbe altro. Però hanno fatto casino, quindi tra ieri sera il drone, stamattina i pescatori, stanotte che sentivamo i rumori avanti e indietro. Sembrava un posto così isolato, appartato, invece No, perché no. era sulla strada. Per noi no. Per noi no, era sulla strada un po' in dentro, però il via vai di macchine c'era, allora abbiamo detto via. Quindi ora abbiamo fatto una piccola sosta, perché stamattina prima di partire abbiamo inserito l'acido citrico nel serbatoio, abbiamo fatto circolare quindi l'acqua nelle tubazioni. Piccola sosta, ripartiamo, non sappiamo ancora dove andiamo, ve lo facciamo sapere dopo. Bombazzas! Ci mettiamo sempre tanto amore e impegno nel realizzare i video. Se vuoi sostenerci, iscriviti al canale e metti un like.